Ciao, benvenuto su InfemMath. In questo video scopriamo come utilizzare le funzioni quoziente e resto di Excel, due strumenti semplici ma estremamente efficaci per gestire le divisioni numeriche con precisione. Attraverso esempi pratici e concreti scopriamo come queste funzioni possano essere applicate in situazioni reali, dai pagamenti a rate alla conversione del tempo fino alla distribuzione logistica dei prodotti e ancora nella suddivisione di un elenco di allievi in gruppi. Nel prossimo video vedremo invece come quoziente e resto possano esprimere tutto il loro potenziale se combinati con le regole della formattazione condizionale, rendendo i nostri fogli di calcolo ancora più dinamici e intelligenti. Se il video ti è utile, lascia un like, condividilo e, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale. Sei pronto? Iniziamo! Quando in Excel vuoi eseguire la divisione fra due numeri, ad esempio 11 diviso 4, puoi inserire i due numeri in due celle differenti ed usare l'operatore di divisione slash 11 fratto 4 e premere invio. Ma se tu volessi calcolare il quoziente intero ed il resto della divisione, e dunque dire che 11 diviso 4 fa 2 con il resto di 3, puoi utilizzare due semplicissime funzioni di Excel: quoziente e resto. La funzione quoziente restituisce solo la parte intera della divisione, ignorando il resto, mentre la funzione resto, come dice il nome, restituisce il resto della divisione. La sintassi è identica per entrambe le funzioni e prevede due argomenti. Il primo argomento è il numeratore, detto anche dividendo, e il secondo argomento è il denominatore, detto anche divisore. Inseriamo ora le due funzioni. Mi posiziono in cella B7 e digito uguale, quoziente, seleziono la funzione, come primo argomento seleziono la cella contenente il numeratore, digito punto e virgola, e come secondo argomento clicco nella cella contenente il denominatore. Premendo invio ottengo il quoziente intero della divisione. Per quanto riguarda il resto, opero allo stesso modo, digito uguale resto, inserisco la funzione con un doppio clic, come primo argomento seleziono il dividendo e dopo aver digitato punto e virgola seleziono il divisore. Premendo invio ottengo il resto intero della divisione. In questo modo, cambiando i valori del numeratore e del denominatore, potrai calcolare immediatamente il quoziente e il resto della divisione intera, proprio come facevi quando andavi alla scuola elementare. Devi però ricordare due cose. Quando il denominatore è uguale a 0 oppure non viene inserito, entrambe le funzioni danno come risultato l'errore di divisione per 0, mentre quando il denominatore è negativo, il resto ha lo stesso segno del denominatore, anche nel caso in cui il numeratore è negativo, mentre per il quoziente valgono le solite regole dei segni, infatti meno per meno fa più. Analizziamo ora alcune veloci applicazioni pratiche. Voglio acquistare un'automobile del valore di 20.000 euro pagando rate tutte identiche dell'importo di 600 euro l'una. Per calcolare il numero delle rate complete posso utilizzare la funzione quoziente, inserendo come primo argomento l'importo da pagare e come secondo argomento, dopo aver digitato punto e virgola, l'importo della rata. Premendo invio ottengo come risultato 33 rate complete. Per calcolare invece il residuo finale utilizzerò la funzione resto e al suo interno inserirò gli stessi parametri, l'importo da pagare e il valore di una singola rata, ottenendo così un residuo finale di 200 euro. Analizziamo ora l'utilizzo di queste due funzioni nelle conversioni di unità di misura del tempo. In tabella sono presenti 6 album di 6 artisti o gruppi famosi della durata totale di 268 minuti. Vorrei esprimere questa durata in ore e minuti. Per quanto riguarda le ore, utilizzo la funzione quoziente e come primo argomento inserisco la durata totale in minuti. Dopo aver digitato punto e virgola, inserisco come secondo argomento 60, poiché in un'ora ci sono 60 minuti. Premendo invio
ottengo una durata totale di 4 ore. Per calcolare il numero di minuti in esubero rispetto alle 4 ore utilizziamo la funzione resto e al suo interno inserisco gli stessi argomenti, la durata totale in minuti e 60, ottenendo così come resto 28 minuti. La durata totale è dunque di 4 ore e 28 minuti. Vediamo ora una conversione leggermente più complessa. In questo secondo esempio abbiamo una durata totale espressa in secondi e vorremmo convertire questo numero in ore, minuti e secondi. Per quanto riguarda le ore intere, è sufficiente dividere il contenuto della cella F1, 4000, per 3600, che è il numero dei secondi presenti in un'ora. Per quanto riguarda invece i minuti in esubero, operiamo in questo modo. Mediante la funzione resto, dividiamo il contenuto della cella F1, 4000, per 3600, ottenendo così un resto di 400 secondi, che puoi verificare premendo il tasto F9. Dopo aver annullato questa operazione con CTRL Z per non bruciare la formula, utilizzando nuovamente la funzione quoziente, divido questo resto di 400 secondi per 60, poiché sono 60 i secondi presenti in un minuto. In questo modo, premendo invio, ottengo un esubero di 6 minuti rispetto alla durata di un'ora calcolata in precedenza. Ora dobbiamo calcolare i secondi che avanzano rispetto a un'ora e 6 minuti e questa operazione si rivela più semplice del previsto, poiché è sufficiente utilizzare la funzione resto e dividere il contenuto della cella F1, 4000, per 60. Infatti, dividendo 4000 per 60 si ottiene la conversione in minuti ed il resto della divisione per 60 non sono altro che i secondi rimanenti. Analizziamo ora un problema di logistica. Un'azienda dolciaria distribuisce i propri cioccolatini in confezioni da 12 pezzi, inserite in scatoloni da 20 confezioni ciascuno. In totale sono disponibili 5.500 cioccolatini, da suddividere nel maggior numero possibile di confezioni complete e successivamente raggruppare in scatoloni riempiendoli il più possibile. Determina il numero di scatoloni e di confezioni complete, indicando anche quanti cioccolatini restano sfusi. Siccome il numero dei cioccolatini contenuti in uno scatolone si calcola moltiplicando 20 confezioni in esso contenute per 12 cioccolatini ciascuna, posso calcolare il numero degli scatoloni utilizzando la funzione quoziente. Come primo argomento clicco nella cella C7 contenente il numero dei cioccolatini e come secondo argomento, senza svolgere il calcolo, posso inserire direttamente 20 per 12. Dividendo dunque 5500 per 240 ottengo un totale di 22 scatoloni. Calcoliamo ora il numero delle confezioni. In questo caso, utilizzando la funzione resto, calcolo il numero dei cioccolatini in esubero rispetto ai 22 scatoloni completi. Calcolo il resto della divisione del contenuto della cella C7, 5500 cioccolatini, per i 240 cioccolatini contenuti in ciascuno scatolone, ottenuti come 20 per 12. Una volta ottenuto il resto della divisione, che premendo il tasto F9 risulta essere di 220 cioccolatini, CTRL Z, utilizzando la funzione quoziente, calcolo il quoziente di 220 fratto 12, che è il numero dei cioccolatini contenuti in una confezione, ottenendo così 18 confezioni in esubero rispetto ai 22 scatoloni pieni. Infine, per calcolare i cioccolatini sfusi è tutto molto semplice, poiché utilizzando la funzione resto calcolo il resto della divisione 5500 fratto 12 e una volta che tutte le confezioni sono complete avanzano 4 cioccolatini che verranno distribuiti come campioni omaggio. Vediamo ora come suddividere in gruppi un elenco di allievi. Come puoi notare in questo esempio, posso assegnare il gruppo di appartenenza a ciascun allievo semplicemente specificando il numero dei componenti per gruppo in questa cella di colore giallo. In questo modo i gruppi vengono individuati in un attimo. Per ottenere questo risultato utilizzerò la funzione rifriga che ti ho già spiegato in un tutorial precedente.
Utilizzando questa funzione riesco ad ottenere il numero di riga della cella attiva e siccome voglio ottenere una numerazione che parta da 0, sottraggo 2, che è proprio il numero della riga della cella attiva. Copiando la formula verso il basso, ottengo una numerazione che va da 0 a 19. Ora, subito dopo l'uguale, inserisco la funzione quoziente e al suo interno divido il numero ottenuto in precedenza per il contenuto della cella E1, contenente il numero degli allievi per gruppo. Blocco mediante il tasto F4, chiudo la parentesi e premo invio. Copiando la formula verso il basso, ottengo una numerazione che va da 0 a 3 e per ottenere una numerazione che inizi da 1 non mi resta altro che aggiungere 1 qui alla fine della formula. Copiando di nuovo la formula verso il basso, ottengo il risultato desiderato, che puoi vedere anche in questa cella, dove lo avevo calcolato in precedenza. Prima di terminare, ti ricordo che nel prossimo video potremo apprezzare le vere potenzialità di queste due funzioni all'interno delle regole della formattazione condizionale. Per oggi è tutto. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e a condividerlo con gli amici e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro. Se non l'hai già fatto, ti invito a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti aspetto nel prossimo video. Ciao!